Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, avete visto in copertina un titolo bizzarro, un messaggio in bottiglia. Dico bizzarro perché nel 2025 parlare di messaggi in bottiglia è quantomeno anacronistico e fa anche sorridere, visto che siamo digitalizzati, robotizzati e artificialmente istruiti. Per cui, insomma, è veramente difficile pensare a queste cose, pensare che un tempo erano forse le uniche cose per comunicare. Mi viene da pensare proprio a un racconto. Io ci ho anche scritto una canzone di Gabriel García Márquez dove per anni si è scritto con la sua amata senza nemmeno incontrarla. Per cui insomma ci sono state cose assolutamente incredibili che hanno però portato un amore profondo, mentre adesso che siamo totalmente raggiungibili H24 a volte ci si perde in un bicchiere d'acqua e le relazioni si perdono in questo modo anche bieco e sgradevole. Però effettivamente questo è il giorno, questo è il periodo in cui dobbiamo fare i conti con noi stessi e cercare dentro di noi semmai una voglia di scriverci. Anche se veramente è difficile, non so neanche se le lettere possono ancora partire, le lettere quelle col francobollo che si attaccava con la lingua sulla busta, non so neanche se ci sono più, io non ne ho più ricevute. Quando mi scrive qualcuno mi scrive o l'agenzia delle entrate o cose simili, e quindi insomma effettivamente è una cosa molto anacronistica. Per arrivare al dunque, dopo vi farò ascoltare una canzone e anche una riedizione della stessa, molto bizzarra e particolare, che mi è venuta giù sotto le dita mentre oggi provavo lo spettacolo, che anzi vi ricordo sarà il 20 settembre presso Villa Radaelli a Bussolo in provincia di Milano. Ecco, stavo provando tutto il repertorio come tutti i giorni faccio per tenere la voce calda e le dita sciolte, e alla terza canzone che ho eseguito mi sono imbattuto in questa canzone, che effettivamente è una canzone molto strana, molto particolare, che fino all'ultimo ero indeciso se inserire nel disco, ma semplicemente perché è una litania, quasi una ninna nanna, ed è molto uguale, molto ripetitiva, e per cui ho voluto dargli una rinfrescata. Quando dico uguale è perché ho pensato, appunto riferendomi sempre al titolo del video, ho pensato proprio alla risacca, alle onde che sono sempre uguali a se stesse, oppure ci saranno anche delle variazioni, ma noi non siamo così bravi da poterle scoprire. Però insomma il rumore del mare, il rumore della risacca dà appunto l'idea di essere un loop, e io ho voluto ricreare questo loop con la musica e con un testo quasi a mo' di filastrocca, raccontando appunto di un amore probabilmente perduto, di un amore speranzoso, di un amore che voglia di fiorire o rifiorire, però tutto questo chiuso dentro un foglio, inscatolato o imbottigliato appunto dentro una bottiglia, con la speranza che lei o lui potesse in qualche modo ricevere questo messaggio romantico dentro questa bottiglia. Tutto questo perché mi affascinano le cose assolutamente insensate e del tutto anacronistiche, come dicevo prima, però c'è anche un filo di verità. E si dice che nelle leggende c'è sempre un filo di verità, questa non è una leggenda, però insomma io più che essere cantautore sono un cantante, un narratore di quello che mi accade, o addirittura qualcuno mi ha detto anche che sono un cantautore prebiografico, perché prima scrivo le cose e poi succedono. Io non so se questo sia vero, sta di fatto che è anch'essa bizzarra come definizione. Ebbene, tornando al discorso principale, mi ricordo di essere andato poco prima di chiudere il disco, quindi proprio prima di chiudere le canzoni e quindi inviarle alla mia produzione, mi ricordo di essere andato al mare, un mare che conosco bene, il mare della riviera emiliano-romagnola, e mi ricordo che avevo proprio trovato una bottiglia proprio sul bagnasciuga. Corsi verso questa bottiglia e cercai all'interno della stessa un bigliettino, un messaggio, un qualche cosa che potesse far riferimento appunto a un messaggio d'amore, un messaggio di speranza. Invece non c'era dentro niente, se non qualche piccola conchiglia infilatasi dentro. E però da quel momento in poi mi è scattata questa voglia di raccontare questa storia, del tutto, ripeto, anacronistica e particolare. Dicevo, la riedizione di questa canzone che si intitola L'amore non fu mai.
Allora, è una canzone, come torno a ripetere, molto ripetitiva e che cerca in qualche modo, anche con una certa velleità, di assomigliare al mare. Però questa sera nel provarla ho voluto prendere un suono di organo Hammond, che insomma per chi non lo conosce sono quelle tastiere, quei pianoforti che si usavano negli anni 60 e 70 anche da gruppi storici, mi viene da pensare ai Supertramp o compagnia cantante, insomma. Ed è uno strumento che ho amato tantissimo e che amo ancora tantissimo, e lo utilizza spesso anche Tori Amos, una cantautrice americana che amo in maniera particolare, lo usa Nora Jones, altra cantautrice straordinaria. Insomma, oggi ho voluto ripescare con questo suono, ovviamente digitale perché non ho l'organo Hammond a casa, questo suono particolare e ritmarlo in maniera tale che lo stesso testo possa diventare più fluido e più in qualche modo legato a se stesso, quasi difficilmente comprensibile se non ci si sta attenti, ma d'altronde il mare è questo, è un continuo movimento e per distinguerne le onde bisogna far silenzio, ascoltare piano, mettersi lì in silenzio, ascoltare quello che il mare ci vuole comunicare, e quindi l'ho fatto un po' apposta, a velocizzare questo brano e a cercare di catturare la vostra attenzione. Bene, era tutto, però mi andava di fare questo video e mettervi a conoscenza di questa piccola storia perché i messaggi in bottiglia sono ancora quelli più veri. Quindi ricordo il mio spettacolo il 20 settembre presso Villa Radaelli, Bussero, provincia di Milano, ore 21, ingresso gratuito. E se volete che io suoni questa versione, le persone che riusciranno ad accorrere a questo spettacolo, ecco, se volete questa versione un po' pazza, scrivetelo nei commenti, magari la stravolgo e me la preparo così per lo spettacolo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e alla prossima. Ciao! Fu un messaggio in bottiglia che si incagliò, quella firma un po' incerta di chi non sa se il ritorno vuol dire tornare da me, o se lacrime stanche io piangerò. Non c'è più l'orizzonte se tutto è blu, alle stelle sorelle confiderò che il tuo sale sul dorso mi sazierà e che l'ozio e l'indugio mi fredderà. Fu smarrito e distratto quel nostro amore e di me morì d'esserci amati già. Al tuo cuore non chiesi mai nulla in più, solo d'essere regina e tu mio re. Arduo e arso il viaggio senza te, fu la sete che si impadronì, dolce miele il bacio che svanì, fiele amaro inganno che ubbidì. Fu un segreto che presto si inabissò, il ritorno non fu mai tornar da me, male amare in un mare che mai si amò. La risacca boiacca non si spostò, fu l'inganno del vento che mi salvò. Dai tuoi anfratti scoscesi mi liberai, fu ardito e inaudito quel nostro amore, alle stelle sorelle confiderò. Baci cani randagi perduti ormai, non cercai più il tuo sguardo che si accecò. Io fuggi dal tuo cuore volando via, non striai più il tuo sguardo e la tua allegria. Arduo e arso il viaggio senza te, fu la sete che si impadronì,
dolce miele, bacio che svanì, fiele amaro inganno che obbedì.